Però su Logic Pro 9 per aprirla bastava schiacciare il Caps Lock, quindi il maiuscolo attivato costantemente, diciamo, ecco questo è una cosa che questa cosa mi ha un po' appunto turbato, perché per poterla aprire sì che è più bella, vero, è più grande, però dovrei fare Command K, cioè il tempo che io faccio questa combinazione di tasti ovviamente è di poco, però sempre per il discorso pignolaggine avrei preferito il Caps Lock. Vabbè, al di là di questo comunque non mi lamento del software, anche perché c'è da dire una cosa molto importante, che è la seguente. Praticamente il programma, costando 180 euro, ha delle potenzialità proprio come è come se avessimo praticamente Pro Tools. Qua abbiamo un programma pieno di suoni pazzeschi, feature pazzesche che probabilmente neanche Pro Tools ha. O almeno io sono rimasto al 9, Pro Tools 9, e queste feature non c'erano. Poi bisogna considerare il fatto che l'interfaccia grafica è molto più curata intanto del 9, questo sicuramente. È anche molto, appunto, come dice il nome, Logic, molto logica, cioè tu ci vai per logica, per alcune cose, anzi per tutte le cose, tutto in maniera molto semplice e anche più pulita a livello di grafica. Ho letto in molti forum molte cose riguardo appunto il colore scuro. Il colore scuro secondo me è piacevole. Primo perché comunque per il discorso di prima, per la coerenza tra appunto il Logic Pro e Final Cut. E onestamente ci ho lavorato per diverse ore di seguito per fare proprio questa prova, per vedere cosa succedeva. Il colore non mi dà assolutamente fastidio alla vista, cioè queste persone che hanno riscontrato problemi alla vista a causa del colore probabilmente non lo so, avranno un monitor che non è buono. Insomma, io non ho un monitor della Apple, ho un Samsung, però devo dire che mi trovo estremamente bene, mi trovo perfettamente. Quindi probabilmente sarà un problema di monitor, non lo so, magari poi ognuno ha un tipo di vista diverso, è chiaro, ognuno ha dei difetti, è chiaro. Però a me non ha comportato nessun problema. Ok, quindi detto questo, manca diciamo, andando a visualizzare la schermata, abbiamo visto il mixer e l'environment, poi ci sono dei controlli che possono essere, ovviamente questi controlli saranno disponibili quando mettiamo altri plugin. Comunque nel caso dell'equalizzazione, dato che ora lui cliccando qui mi ha aggiunto l'equalizzazione della cassa, li potremo fare, potremo equalizzare velocemente la nostra cassa, o comunque gestire i parametri dei vari plugin direttamente da qui, senza andare qui, per intenderci. Poi chiaramente andando qui, poi chiaramente le modifiche saranno attive anche lì sotto, ovviamente. Però qua potremmo magari vedere la cassa e qui magari il rullante sotto. Aggiungeremo il rullante, ecco. Quindi è molto molto utile come funzione. Questo per quanto riguarda l'equalizzazione. I controlli invece qui sono quelli che riguardano i compressori, tutto quello che riguarda l'equalizzazione base di Logic, quindi i vari equalizzatori. Per esempio, se noi mettiamo un compressore, ecco, noi troveremo qui il compressore classico in stile Logic Pro 9, però abbiamo poi la versione Logic Pro 10 con una nuova grafica, le viti, le viti del rack, la soglia, il rapporto,
l'attacco, il release, il tipo di circuito, e il taglio, il gain e il mix, diciamo, se lo vogliamo meno compresso, più compresso, insomma queste cose qua, che vedremo in secondo luogo quando parleremo dei compressori più a fondo. Finora ne abbiamo parlato abbastanza, diciamo, ampiamente, però questo è stiamo parlando di un altro discorso. Quindi questo per quanto riguarda il compressore, che tra l'altro è molto bello questo compressore. Ho imparato ad apprezzarlo. Prima non lo consideravo molto, ma in generale tutti i plugin di Logic li ho sempre scartati, ma devo dire che sono buoni anche loro. E poi abbiamo il Sample Editor, il buon vecchio Sample Editor che se vi ricordate c'erano i tasti qui sotto, Mixer, Sample Editor, Score e così via. Adesso abbiamo tutto inglobato nella stessa zona, quindi che è qui. Ci permette di fare sia modifiche sull'audio che sul MIDI. Però lo andiamo a vedere poi in un'altra puntata più in profondità. Niente, questo per quanto riguarda appunto il Sample Editor, che appunto, come ho detto prima, andremo a vedere più avanti. Però già possiamo renderci conto del tipo di funzionalità che può avere. Infatti da qua modifichiamo le note MIDI, un file audio tagliato magari. Ecco, qui aggiungendo un file audio possiamo modificarlo e poi trascinarlo direttamente sulla main window. Insomma, diverse possibilità, però lo ripeto, lo andiamo a vedere più avanti. Poi qui cosa abbiamo? Il master, che era quello che avevamo invece in basso a destra sul Logic Pro 9. Possiamo appunto aumentare o diminuire, ma in questo modo aumentiamo, diminuiamo il master da qui, che questo non va mai toccato, tranne per esigenze magari di abbassare il volume, magari abbiamo il controllo troppo lontano, il mixer non ce l'abbiamo, possiamo farlo da qui. Però ci dobbiamo ricordare quando esportiamo di averlo al volume giusto, quindi 0, mai superarlo. Poi abbiamo qui diciamo il classico pannello di controllo che avevamo anche appunto in Logic Pro 9, che sostanzialmente tratta di tutto ciò che riguarda la main window. Quindi abbiamo il marker, tutto ciò che riguarda appunto i marker, che li vedremo qui, oltre a metterli appunto nel global track, che è esattamente dove si trovava in Logic Pro 9, per questo non l'ho detto prima. Si trova qui, marker, aggiungendo il marker appunto, dandogli un nome, per esempio intro. Ecco, lui mi ha creato addirittura anche diciamo la figurina qui, no? Ecco, un attimo che ecco, io lo volevo fare un po' più grandicello, troppo grande. Intro. Questo nel caso in cui suoniamo live, abbiamo un portatile con uno schermo piccolo e vogliamo avere sotto controllo la situazione. Quindi in questo caso ora faccio una modifica, faccio un secondo marker, intro, strofa, e faccio la stessa cosa. Così. Quindi ora metto in play. Ah sì, scusate. La cosa importante è sempre, prima di mettere play, di cliccare dentro la main window. Intro. Quindi so che c'è questo intro. E poi strofa, direttamente. Lui suona. E questa è un'altra cosa importante che ha contraddistinto sempre Logic, secondo me.